Ciao! Avete mai letto gli X-Men? Sono un gruppo di mutanti con dei superpoteri. I mutanti però non si trovano solamente nei fumetti e nei film, ma anche per esempio in un normale supermercato. Ciao a tutti e bentornati sul canale del vostro amichevole chimico di quartiere. Quando abbiamo fatto un bel po' di mesi fa un giro insieme al supermercato alla ricerca di prodotti OGM, scritto sull'etichetta, e li abbiamo anche trovati, vi avevo detto che al supermercato si trovano anche vari alimenti che hanno subito delle mutazioni genetiche e quindi sono diversi dal materiale di partenza, che però legalmente non sono OGM e quindi noi normalmente non lo sappiamo perché non viene segnalato in etichetta. Oggi ve ne faccio vedere uno che è diventato molto famoso ultimamente. Si trovano mutanti nella frutta, nella verdura, nei cereali, nei legumi, ma oggi andiamo a fare un giro al settore olio di un supermercato. Seguitemi. Tutti voi sicuramente avete una bottiglia o una lattina d'olio d'oliva a casa, magari extravergine, che usate per gli scopi più diversi, dal condire l'insalata, i pomodori, fare un soffritto, magari anche friggere. Molti di voi avranno anche qualche olio di semi a casa e ce ne sono tantissimi, per esempio l'olio di mais, l'olio di soia, l'olio di semi di vinacciolo, l'olio di girasole e magari anche qualche olio meno comune come l'olio di semi di zucca o l'olio di noci. Ma sono diversi tra di loro? Beh sì, sono diversi e adesso andiamo dentro il supermercato per scoprirlo. Torniamo in questa sezione che avevamo passato brevemente quando avevamo fatto il video sugli OGM al supermercato per parlarvi di dove posso trovare un olio che deriva da colture che hanno subito una modifica genetica, però attenzione, non sono OGM, non legalmente almeno. Eccoci qui, siamo nel settore olio, questa è la sezione olio d'oliva e olio extravergine di oliva. Magari un'altra volta parleremo del perché io preferisco non friggere con l'olio extravergine. Ci dirigiamo invece nella sezione oli di semi, ce ne sono tantissimi. Ci potremmo chiedere qual è la differenza tra tutti questi oli. Beh, ci sono un sacco di differenze, prima di tutto da dove provengono. Di semi, di zucca, di girasole, di mais, di vinacciolo, un sacco di provenienze diverse. Poi differiscono anche per come sono stati estratti. Qualcuno è stato estratto per via chimica, con un solvente, altri sono stati ricavati con un'azione meccanica. Ma la differenza principale è data dalla loro composizione. Adesso prendiamone uno, guardiamo l'etichetta e vi faccio vedere. Se prendete un'etichetta di un olio di semi, vedete che sono segnati ovviamente i grassi totali, e normalmente siamo tra il 99 e il 100% ovviamente per un olio, però sotto i grassi sono segnati tre tipi diversi di acidi grassi di cui sono composti, diciamo, i trigliceridi, che sono le molecole principali presenti nell'olio. E vedete che sono divisi in acidi grassi saturi, monoinsaturi e poliinsaturi. E la composizione è diversa a seconda del tipo di olio. Vedete, questo è un olio di riso, questo, e abbiamo 22 grammi di acidi grassi saturi, 44 grammi di acidi grassi monoinsaturi e 34 grammi di acidi poliinsaturi. Molti mi chiedono spesso qual è l'olio migliore. La risposta è che la domanda non ha senso posta così in termini generali, perché alcuni oli sono meglio per esempio per le fritture, altri sono meglio da consumare a crudo o da usare con delle salse e così via. In particolare oggi parliamo di oli che resistono alle alte temperature. Questo è olio di cocco, che è praticamente solido a temperatura ambiente, e vedete che infatti su 92 grammi di grassi ne contiene ben 86 di grassi saturi. Guardiamo ora questo olio di semi d'uva e su 92 grammi di grassi vediamo che 10,3 sono saturi, 17,6 sono monoinsaturi e 64,1 sono poliinsaturi. Come regola generale, più un grasso è insaturo e meno sopporta le alte temperature. Questo è il motivo per cui grassi poliinsaturi, non so, l'olio di soia, dovrebbero essere utilizzati non per le fritture, ma prevalentemente a crudo o magari per fare delle salse e così via. Per confronto, guardiamo invece adesso l'olio d'oliva. Ecco, vediamo la composizione dei grassi di un olio di oliva. Vediamo che ha 13 grammi di grassi saturi, e sono sostanzialmente acido palmitico, e ben 70 grammi di acidi monoinsaturi, e sono acido oleico, mentre ne ha solo 8,6 di acidi poliinsaturi.
Nella categoria degli acidi grassi poliinsaturi abbiamo per esempio i famosi omega 3 o omega 6 e quindi sono in qualche modo utili per il nostro corpo. Tuttavia i grassi poliinsaturi chimicamente sono molto reattivi e quindi non reggono le alte temperature. Ecco perché si consiglia di non usare un olio ricco di acidi grassi poliinsaturi per fare delle fritture. E qui arriviamo al girasole e andiamo a vedere la composizione di un olio di girasole normale. Spesso è anche scritto esplicitamente sulle confezioni: olio di semi di girasole consigliato per condire a crudo. Vediamo che l'olio di semi di girasole è particolarmente ricco di acidi grassi poliinsaturi. Qui abbiamo 10 grammi di grassi saturi, 28 grammi di acidi poliinsaturi, quindi acido oleico, e ben 54 grammi di acidi grassi poliinsaturi. Se però guardiamo bene nella sezione oli, da un po' di tempo a questa parte troviamo anche l'olio di girasole alto oleico. Eccolo qua. E vedete che c'è scritto ricco di monoinsaturi, oltre 80% di acido oleico rispetto al contenuto dei grassi. Guardiamo l'etichetta e vediamo che infatti per 91,2 grammi di grassi ne contiene 7 di saturi, come vi dicevo l'acido palmitico, e più del 75% di monoinsaturi, cioè di acido oleico. Gli acidi grassi poliinsaturi sono veramente pochi. Quindi quest'olio è di sicuro più adatto alle fritture di un olio di girasole normale o anche di altri oli ricchi di acidi poliinsaturi, come può essere quello di mais o quello di soia. Ma come è stato ottenuto? Perché c'è una così grande differenza e in alcuni oli alto oleico addirittura c'è più acido oleico che nell'olio d'oliva? Vincent van Gogh era talmente affascinato dai girasoli che li ritrasse almeno 11 volte e questi bellissimi fiori che brillano al sole sono infatti una delle più grandi colture agricole mondiali. Vengono usati come foraggio, ma il loro uso principale è per la produzione dell'olio, l'olio di girasole, che è ricco di acidi grassi poliinsaturi. Una delle caratteristiche che vogliamo da un olio da usare per esempio in una frittura o comunque scaldato ad altissime temperature è che resista molto bene all'ossidazione. Allora, gli oli, come vi ho fatto vedere, sono composti da acidi grassi di tipo diverso, saturi, monoinsaturi e poliinsaturi, legati nei trigliceridi. I grassi saturi, gli acidi grassi saturi, sono quelli che resistono meglio alle alte temperature e all'ossidazione. A livello intermedio ci sono gli acidi grassi monoinsaturi, come per esempio il famoso acido oleico, e poi in fondo ci sono gli acidi poliinsaturi. Alcuni di questi sono acidi grassi essenziali, noi ne dobbiamo assumere, sono i famosi omega 3 o omega 6, però non resistono molto bene alle alte temperature e all'ossidazione. Ecco perché oli ricchi di acidi grassi poliinsaturi dovrebbero essere utilizzati normalmente a freddo e quindi si possono usare per fare, non so, delle salse, la maionese e altre cose. Dall'altro lato dello spettro, i grassi saturi, come vi ho detto, sono molto resistenti alle alte temperature. Tuttavia, le autorità sanitarie internazionali ne consigliano un uso moderato, poiché in una frittura noi ci mangiamo una buona parte dell'olio che rimane attaccato, alcuni studi dicono circa un terzo del peso totale che noi ingeriamo sono i grassi di frittura. Allora un buon compromesso è utilizzare degli oli ricchi di acidi monoinsaturi, l'acido oleico appunto. Molti oli di semi, come l'olio di soia o l'olio di girasole appunto, sono molto ricchi di acidi grassi poliinsaturi, l'acido linoleico soprattutto, e quindi non resistono molto bene quando li maltrattiamo alle alte temperature. Oli con una buona percentuale di acidi grassi monoinsaturi sono ovviamente l'olio d'oliva, sono l'olio di nocciola, l'olio di arachidi per esempio, ma ultimamente anche una varietà speciale di olio di girasole chiamato olio di girasole alto oleico, che è scritto in etichetta nelle bottiglie adatto alle fritture. Ma come mai? Vi ho appena detto che il girasole contiene tantissimi acidi grassi poliinsaturi. Adesso vi racconto una storia brevemente, tutti i dettagli li trovate nel libro Contro Natura. Allora, negli anni 60 si era scoperto che l'olio di girasole, che contiene tra acidi monoinsaturi e acidi poliinsaturi circa il 90%, il 10% restante sono acidi grassi saturi. Si era scoperto che
in zone diverse del mondo e in climi diversi i girasoli producevano una quantità variabile di acidi grassi monoinsaturi e acidi grassi poliinsaturi. Quindi la percentuale relativa tra acido oleico monoinsaturo e acido linoleico poliinsaturo sembrava essere abbastanza variabile e quindi c'era la speranza di poterla, guidare nella direzione voluta, e quindi i primi studi cercarono di capire come riuscire ad ottenere delle varietà di girasoli che potessero avere un alto contenuto di acido oleico e quindi potessero essere utilizzati anche per le fritture. Il girasole, così come le altre piante, nella produzione dei propri grassi segue una serie di passaggi abbastanza comuni a tutte le piante. Il primo passaggio è la formazione di un grasso saturo. Poi interviene un enzima che trasforma quell'acido grasso saturo in un acido monoinsaturo, tipicamente l'acido oleico. Successivamente interviene un secondo enzima che trasforma l'acido oleico in un acido grasso poliinsaturo. E quindi c'era la speranza di poter alterare questi enzimi, che sono proteine prodotte dal girasole, per idealmente fermarsi il più possibile allo stadio di acido oleico. Quindi bisognava fare una qualche mutazione genetica. Siamo negli anni 60-70, quindi non c'erano a disposizione le tecniche biotecnologiche che abbiamo ora, ma c'erano quelle tecniche molto molto primitive che abbiamo già visto parlando per esempio di uva senza semi, di pompelmi e di altre cose. C'erano sostanzialmente delle tecniche di mutagenesi indotta o per radiazioni oppure, come è successo nel caso del girasole, per via chimica. Il primo a ottenere una via pratica per poterlo fare fu uno scienziato russo, Ivanovich Soldatov. Lo studioso trattò tantissimi semi di girasole con una sostanza mutagena, cioè che induceva delle mutazioni genetiche, il dimetilsolfato. Prese poi i semi, li piantò, li fece germinare, ottenne la pianta e analizzò la composizione chimica dell'olio. Nel 1976 annunciò a un congresso in Russia, o meglio nella Unione Sovietica dell'epoca, un congresso tutto dedicato al girasole e al suo olio, di essere riuscito a ottenere un mutante, cioè una forma mutata geneticamente di girasole che riusciva a produrre tantissimo olio ricco di acido oleico. Avete presente la mutante Rogue degli X-Men che al solo tocco ruba i poteri di altre persone? Beh, di fatto l'olio di girasole ha fatto un po' questo, è riuscito a rubare, le caratteristiche dell'olio d'oliva. Pensate che adesso l'olio di girasole di questo tipo riesce a produrre anche il 90% di acido oleico, addirittura superiore all'olio d'oliva, e negli ultimi anni sta conquistando grandissime quote di mercato. Pensate che in Italia nel 2017 il 50% dei girasoli seminati in Italia erano girasoli di questo tipo, che per le loro caratteristiche innovative hanno meritato un nome apposito e si chiamano quindi girasoli alto oleico. Quindi questo è uno dei casi in cui un alimento molto comune ha subito delle mutazioni genetiche che hanno trasformato le loro caratteristiche nutrizionali, però poiché per la legislazione europea questo tipo di mutazioni genetiche non deve essere segnato in etichetta, nessuno lo sa, nessuno se ne preoccupa, giustamente perché non c'è niente di cui preoccuparsi, al contrario di quello che invece succede per gli OGM, che hanno subito delle mutazioni genetiche o delle modifiche genetiche con altre tecniche, ma hanno il nome che incute terrore. Pensate che ci sono, per esempio, oltre ai girasoli alto oleici, lo raccontiamo nel libro, ci sono anche delle varietà di soia alto oleico, perché questo tipo di giochino si può fare anche con, ovviamente, altre piante. E quindi c'è una varietà di soia che produce un sacco di acido oleico, quindi anche lei, la soia alto oleico, è adatta, per esempio, per le fritture. Ma, poiché questo tipo di mutazione è avvenuta con ingegneria genetica e non con delle sostanze mutagene, ha fatto sì che la legislazione europea la considerasse
a tutti gli effetti un OGM. Quindi di fatto noi non troviamo questo tipo di olio nei supermercati, diciamo, italiani o europei, non perché sia vietato venderlo, ma perché le persone hanno timore, e quindi abbiamo questo paradosso di due diciamo, modifiche genetiche che danno la stessa diciamo, caratteristica finale, l'alta produzione di acido oleico. Una è praticamente passata inosservata, quell'altra invece il timore che le persone possono avere, così, paura di questa soia, ha fatto sì che venga prodotta e utilizzata e venduta solamente nei paesi dove gli OGM sono abbastanza accettati, come per esempio negli Stati Uniti. Pensate che sono svariate migliaia le varietà di frutta, verdura, cereali, legumi e così via che sono state modificate geneticamente con radiazioni, con sostanze mutagene e altri agenti, e noi li troviamo completamente senza etichetta, senza controllo anche nei nostri supermercati. Se volete, diciamo, sapere altre storie di vegetali mutati, vi consiglio questo libro, Contro Natura, dove raccontiamo tutta una serie di storie di vegetali, cose che sono vicinissime a noi, che noi mangiamo tutti i giorni, le mele, il riso, la soia, il frumento e così via, che hanno una storia che molto spesso è sconosciuta al grande pubblico. Per oggi vi saluto e un ciao dal vostro amichevole chimico di quartiere. Ciao!